È già un bel po' di tempo che non faccio un video nella cameretta, nella mia cameretta. Ve li ricordate? L'ultima volta che ho fatto qualche video in camera. Essendo che sono un po' influenzato sti giorni, ho deciso, visto che non posso andare da nessuna parte, c'ho mal di gola, febbre da circa 3 settimane, ho detto colgo l'occasione per fare un video in casa e parlare un po' di pugilato, di news del pugilato, dato che abbiamo un sacco di cose veramente interessanti, e ho detto perché non parlarne? Infatti mi sono preparato il mio iPad con tutte le news, che sono 4, fondamentalmente sono 4, e mi interessava portare un po' di discussioni nella community di fan di pugilato su questi argomenti. Partiamo dal primo. Joshua Ngannou, tra pochissimo, 8 marzo, dovranno combattere. Abbiamo visto Ngannou nel suo primo match di pugilato contro Tyson Fury. Match che, devo essere sincero, mi ha deluso parecchio da parte di Tyson Fury. Cioè, mi aspettavo un Fury che, per me, Fury è l'esempio, il simbolo attuale dei pesi massimi del pugilato. È tecnico, è veloce, riesce a muoversi con una velocità e con una fluidità che è come la legge del calabrone. Data la sua stazza, non potrebbe muoversi in questo modo, ma lui non lo sa, perché la scienza ancora non gliel'ha spiegato. Lui si muove lo stesso, lo vediamo veramente fare delle schivate alla Muhammad Ali, delle schivate alla Floyd Mayweather. È incredibile da vedere combattere. Nel match contro Ngannou, devo dire, mi ha sorpreso di più Ngannou. Ho pensato al complotto, non lo nego, ho pensato tante volte al fatto che, si tratta di tanti soldi, si tratta di match facile, perché non potrebbe esserci qualcosa di losco là dietro, che per mettere d'accordo entrambe le parti dicono fate un match così tanto per, fai finta di cadere giù, il match te lo diamo lo stesso. Però non lo so, effettivamente vedendo tutti i match passati di Tyson Fury, come ha combattuto con avversari veramente durissimi, ragazzi, ho visto un Tyson Fury diverso. Sarà stato sottotono, avrà preso alla leggera quel match, ci sarà stato del complotto, non lo so. Fatto sta che mi aspettavo qualcosina in più da lui, invece ho visto qualcosina in più da parte di Ngannou, che se l'è giocata veramente bene. Per quanto riguarda il match contro Joshua, ho visto Joshua al suo ultimo match contro Otto Wallin, penso si legga così, che tra l'altro è un avversario contro il quale ci ha combattuto anche Tyson Fury, ma per quello voglio ritagliare poi un video a parte solamente per parlare di quel match. Quindi, che dire, un Joshua che è ritornato, ha fatto un match veramente incredibile contro Otto Wallin, un game plan incredibile da parte di Joshua in quel match contro Otto Wallin, se l'è giocata veramente bene, tecnico, pulito, mai sbracciato più di tanto, andava a segno, cercava di portare le combinazioni quando era sicuro al 100% che la combinazione sarebbe entrata, ed infatti per 5 riprese ha dominato completamente il match. Sono veramente stupito da questo, mettiamola così, nuovo Anthony Joshua. Per un po' l'ho visto in decadenza dopo il match contro Ruiz, dopo il match contro Usyk, anzi dopo i match contro Usyk. Pensavo si fosse un po' perso d'animo, invece è ritornato e sta facendo veramente bene. Quindi, tornando sul match Joshua contro Ngannou, match durissimo, durissimo sia per uno che per l'altro. Ngannou, secondo me, ha una forza incredibile, sovrumana, lo dicono poi tutti quelli che ci hanno combattuto contro, hanno detto che ha il cazzottone da KO, fa male, se ti tocca e se ti prende ti fa veramente male. Quindi nel caso in cui dovesse incrociare con qualche colpo Joshua, gli farebbe male. Joshua abbiamo visto che il mento ce l'ha abbastanza light, abbastanza di burro. Appena gli incroci un paio di colpi si perde, si spegne completamente. Ma d'altro canto, se Joshua non accetta lo scontro diretto contro Ngannou, io penso che possa essere una vittoria facile per Joshua se si attiene al game plan. Tenere la distanza, combattere da lontano, non farsi mai incrociare troppo, non farsi mai chiudere troppo dall'avversario, potrebbe essere una vittoria abbastanza facile se non accetta, sempre se non accetta lo scontro con Ngannou. Usyk contro Fury, 18 maggio 2024. Beh, che dire, ragazzi, Fury, vi ho già detto quello che pensavo, nell'ultimo match non mi ha per niente convinto contro Ngannou. Mi aspettavo sicuramente qualcosa in più da parte di Fury
E se prima del match contro Ngannou avrei detto, quindi magari un anno fa, un anno e mezzo, 2 anni fa, avrei detto Usyk non ha speranze contro Fury, cioè oggettivamente Fury è tecnico, è grosso, è forte, è veloce, ha tutta una serie di qualità che Usyk purtroppo non ha. Il talento, sì, quello, il talento non gli può mancare, è un tecnico puro al 100%, però con un avversario così unconventional come Tyson Fury poteva essere difficile per lui combatterlo qualche periodo fa, qualche tempo fa. Ora come ora l'esito penso che sia abbastanza incerto. Non saprei veramente come... non riesco a sbilanciarmi troppo sull'esito di questo match. Continuo a sostenere che comunque Fury abbia comunque dalla sua molto più vantaggio. L'ha avuto anche Anthony Joshua contro Usyk, se parliamo di stazza, sì, non se l'è giocata abbastanza bene, ha dimostrato che con la sua tecnica Usyk riesce a prevalere anche su fighter più grossi, più pesanti, più duri e tutto quello che volete, però con Fury penso sia diverso. Penso sia diverso proprio per lo stile di combattimento di Fury, mette in difficoltà tutti, ha messo in difficoltà tutti i migliori pugili nella categoria dei pesi massimi, e penso che però gli darà del filo da torcere Usyk sicuramente. Non penso sia un match che finisca per KO, nessuno dei due è mai andato KO, se non vabbè qualche conteggio per Fury contro appunto Ngannou e contro Wilder, però si è sempre rialzato, non penso che abbia la forza per buttare giù un peso enorme, come un macigno enorme come Tyson Fury, cioè sto parlando di Usyk. Dall'altra parte Usyk è comunque duro, non va giù, non è andato giù contro Joshua, contro altri comunque altrettanto spessi, massicci nella categoria, quindi penso sia un match che finisca ai punti. Continuo a pensare che forse Fury vincerebbe abbastanza facile questo match. Poi non lo so, magari mi sbaglierò e comincerete a insultarmi tutti quanti sotto nei commenti dicendo Ervi non capisci niente, vedi non dovevi più fare questi video perché non capisci proprio niente. Ma vabbè, Haney vs Garcia, Devin Haney contro Ryan Garcia, uno dei match che aspetto da veramente tantissimo tempo. C'è una grande storia dietro questi due pugili, entrambi hanno combattuto da dilettanti diverse volte, se non erro, non vorrei dire una cavolata, hanno combattuto 6 volte in tutto. 3 vittorie per Devin Haney, 3 vittorie per Ryan Garcia. Quindi questo, sto parlando dei dilettanti ovviamente, questo sarebbe lo spareggio, chi vince questo vince tutto, nel professionismo. Erano tanti anni che non si incontravano questi due pugili, sicuramente entrambi due talenti, hanno preso comunque carriere abbastanza diverse, dal dilettantismo sicuramente si sono evoluti in maniera diversa sia uno che l'altro. Ragazzi, qua c'è da aprire una grossa parentesi su questo match. Ryan Garcia penso che non sia pronto per un match del genere contro Devin Haney. Lo abbiamo visto anche contro Gervonta Davis, non era pronto. È chiaro che lo sapesse anche lui quella cosa, l'ha fatto giustamente per l'hype, i soldi, il ritorno mediatico e tutto quello che gli poteva entrare in tasca, perché si è fatto veramente tanti soldi anche ad andare KO contro uno come Gervonta Davis. Non è pronto per dei livelli mondiali di questo tipo. È sicuramente uno dei top pugili mondiali nella sua categoria di peso, tra i primi 10-20, non è tra i primi 3-4 del momento, che secondo me non riuscirebbe a portarseli a casa in alcun modo. Tolto questo, ci tenevo a parlare anche di un'altra cosa che mi sono reso conto guardando tutti i face-off di Ryan Garcia, dai match passati fino ad ora. Mi sono sempre seguito Ryan Garcia con veramente tanto hype, è un pugile che mi piaceva, ero molto curioso di vederlo combattere, vederlo a livelli alti anche quando non era nessuno, quando era solamente un instagrammer, molto forte tra l'altro. Quindi l'ho sempre seguito, ho sempre seguito il suo modo di parlare, il suo modo di vedere le cose, cosa per lui significava il pugilato, cosa per lui significava la carriera appunto che stava intraprendendo e come avrebbe tappato la bocca a tutti gli haters che dicevano che era solo capace a boxare sui social e non in titoli importanti. Ebbene,
l'ha tappata la bocca a tanti haters, ma quello su cui voglio concentrarmi io è l'evoluzione di Ryan Garcia. Io penso che Ryan Garcia, e questo ci ho fatto caso, ripeto, guardando le sue vecchie interviste e i vecchi face-off, avete visto l'ultimo face-off che ha fatto con Devin Haney? Che sembrava ubriaco, drogato. Cioè, raga, sembrava veramente, non era più Ryan Garcia. Se lo sentite parlare, se guardate i tic nervosi che c'ha adesso in testa, il modo di parlare, lo sguardo, gli occhi, il fatto che ogni 3 secondi comunque perde la concentrazione, si mette a guardare il telefono, è sempre lì a sto cazzo di telefono, che anche nel mezzo delle interviste è veramente cambiato un sacco. Non è più il ragazzo sveglio che era magari 2, 3, 4 match fa. What happened? Ever. Fuck out of here, motherfucker. Hey, what if I came up there and I beat the fuck out of you, motherfucker? I bet you won't do it. I bet you won't do it. Go do it. You ain't gonna do shit. Sit your little ass down. È stata tirata fuori alla luce questa cosa anche nel face-off appunto che ha avuto contro Devin Haney, nel quale appunto quest'ultimo lo accusava di far uso di sostanze stupefacenti come il cocco e tante altre cose. Lui ha negato, ovviamente, cosa fai? Davanti a milioni di persone vai a dire sì, mi piace fare la bella vita. No, ovviamente ha negato tutto quello che gli è stato detto. Questa cosa a me non mi convince tanto. Ha però detto Ryan Garcia che purtroppo per via del fatto che comunque è giovane, ha tanto stress sulle spalle, ha una carriera veramente pesantissima sulle spalle, come tutte le persone giovani si è lasciato un po' andare in alcol e marijuana. Quindi questa è l'unica cosa che dice di aver utilizzato un conto. Io penso che qua ci sia l'abuso della cosa di una e dell'altra, sempre se è solo quello, anche se ho i miei seri dubbi. In ogni caso vedo un Ryan Garcia che non è pronto mentalmente, emotivamente, non è pronto per un livello del genere, per dei titoli così tanto importanti e dei match così tanto importanti. Si vede che nel corso degli anni questa cosa di avere un peso addosso e di voler sempre dimostrare di essere il migliore gli è pesata non poco. La butto lì, è capace che il match salta per qualche problema. Gli hanno hackerato l'account, gli hanno hackerato le carte di credito, ora non so, è uscita fuori la notizia. Non so se sia vero oppure no, se è lui che sta impazzendo a postare cose strane sui social. Fatto sta che non mi stupirei ci fosse qualche settimana prima del match una notizia del tipo Ryan Garcia è finito in ospedale, è finito al pronto soccorso, o che ne so, che magari combina qualche altra scemenza. In ogni caso, dovesse combattere contro Devin Haney, la vedo veramente male per lui. Molto probabilmente KO. Ed il match è per il 20 aprile, quindi fra pochissimo, fra un mese ragazzi, poco più di un mese. Tra l'altro, notizia abbastanza fresca, Ryan Garcia ultimamente ha anche sfidato il fighter della UFC, Sugar Sean O'Malley. Vuole combattere anche, cioè è convinto e fermamente convinto che lui possa battere in gabbia un fighter di MMA. Qua si parlava di un match di MMA, anche lì la vedo male per Ryan. Che cazzo c'hai Ryan in testa? Sei giovane, sei bello, sei pieno di soldi, ma perché cazzo devi farti tutte ste minchiate e rovinarti la carriera? Vabbè, passiamo alla prossima, ultima notizia della giornata, e questa è freschissima ragazzi, veramente veramente tanto fresca. Mike Tyson torna a combattere. Contro chi? Contro Jake Paul. Nessuno se la sarebbe mai aspettata questa cosa. Io nemmeno, trovo abbastanza assurda questa cosa, e comunque il match sarebbe trasmesso in esclusiva su Netflix il 20 luglio. Ora, con tutto il bene che gli vogliamo Mike Tyson, con tutto il bene che vogliamo alla leggenda comunque del pugilato di sempre, se ne è parlato, è ancora oggi un'icona, il simbolo del pugilato nel mondo. Però ha 57 anni ragazzi, cioè io la vedo veramente male contro Jake Paul. O in questo caso magari si sono fatti una cosa combinata, che hanno detto senti, dobbiamo fare lo show, dobbiamo fare lo spettacolo, ti diamo tanti soldi, anche se Mike Tyson oggettivamente non avrebbe bisogno di tutte queste scemenze per guadagnare soldi. Sei comunque la leggenda della box, fattura soldi in continuazione anche solo apprendosi un podcast o che ne so, a vendere magliette, per dire. Quindi non capisco perché fare questa cosa. Sicuramente alzerà un hype della Madonna.
ci sarà gente sicuramente fermamente, cioè ci sarà gente sicuramente convinta che Jake Paul finalmente ha trovato il suo, che Tyson lo butta giù. Ripeto, raga, c'ha 57 anni, ok che si muove, lo vediamo nei video, sì, ma si muove per una combinazione, 3-4 colpi, 5 colpi. Poi è interessante, è un match che sicuramente mi guarderò, perché più è trash più ci piace a tutti, è inutile negarlo. Però se fosse veramente non combinata, ho veramente paura per Tyson, perché Tyson c'è una certa età, qui lo dico, qui lo nego, è una vittoria ai punti per Jake Paul. Non può andare KO, qualsiasi cosa succeda non può andare tanto. Cioè, secondo me nella clausola c'è scritto per Tyson, ok, io accetto di combattere, ma se dovete farmi perdere ai punti non devo perdere KO. Sarebbe veramente un disastro per il mondo della box, perché ci sono tanti scemi che non capirebbero la cosa che stai mettendo un ragazzo giovane contro un sessantenne a combattere. Quindi no, non penso che finisca KO, ma penso che finisca ai punti per Jake Paul. Detto ciò, ragazzi, ho finito le notizie. Fatemi sapere anche voi sotto nei commenti cosa ne pensate di questi 4 match importantissimi fino a un certo punto, che però sicuramente importanti per il mondo della box, non tantissimo, ma sicuramente che hanno fatto tanta notizia e faranno un sacco di hype e un sacco di soldi. Quindi scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Os!